Registrazione. Ok. Allora, buongiorno Leonora. Buongiorno Maria Tanto Teresa. ti ringrazio per aver accettato di parlare con me e mi piacerebbe che fossi tu a presentarti e a spiegarmi in che cosa consiste il tuo lavoro alla Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. E, Allora, ah, allora, ciao Maria Teresa, ciao a tutti. Il mio lavoro, allora, io lavoro dal 2011 alla Libreria Rinascita di Ascoli Piceno, che è una libreria molto grande che si trova in questa città tutta in travertino e molto molto particolare e suggestiva. In questa libreria io faccio la libraia, ma faccio la libraia con una specifica. Mi occupo principalmente della organizzazione e della gestione di tutte quante le iniziative legate alla promozione della lettura, quindi presentazioni di libri, progetti con le scuole, laboratori e iniziative con le associazioni locali, insomma tutto quello che fa sì che il libro, nel momento in cui si trova in libreria, diventi visibile e appetibile al possibile lettore, il possibile, diciamo, la persona che da quel libro può trarre giovamento e gioia. È un lavoro molto bello perché in fondo è un po' come giocare al sensale, no? Devi creare dei buoni matrimoni tra libro e lettore, assolutamente. ma è un lavoro diciamo che è sempre un po' come una roulette russa, perché non è detto che tutte le presentazioni vadano bene, non è detto che tutti quanti i progetti poi nel momento in cui si realizzano siano perfetti, e poi magari capitano le volte che delle cose che nascono, diciamo, più che altro perché ti diverte un testo, ti diverte un'iniziativa, eccetera, diventino invece delle grandi e bellissime occasioni per fare cultura. Quindi è un lavoro per chi è molto zen, nel senso che ce ne vuole un po' Immagino. diciamo, di spirito, di accettazione di quello che succede, mettiamola così. Ok, benissimo Leonora. Senti, l'hai scelto tu questo lavoro o ti è capitato? Era Ma quello che volevi fare oppure... allora, è un po' complicata perché Vai, è io sono di interessante però origine saperlo. ascolana. Ok, la storia è questa. Io sono di origine ascolana, ho fatto il liceo qui vicino a dove c'è la sede della libreria. La libreria è aperta dal 76 e dal 2001 si trova in questa sede, in questo ex bachificio proprio al centro della città. E io quando facevo il liceo passavo davanti alla libreria, leggevo già parecchio, insomma, e dicevo, cavolo, io pagherei per lavorare in un posto così. Poi nella vita ho fatto altro, ho studiato filosofia, ho lavorato in una casa editrice, insomma sono stata un po' in giro. Quando è stato il momento di tornare ad Ascoli, c'era la possibilità con un progetto, sai, quei bandi per Mhm. l'inserimento lavorativo, di venire a fare uno stage qui in libreria, e quindi ho detto, vabbè, mi faccio lo stage in libreria. Finito lo stage, mi hanno proposto di rimanere e sono rimasta con molta gioia, perché forse non è il lavoro che pensavo di fare, perché appunto ho fatto, però Mhm. gli studi umanistici, una certa affezione proprio anche dal punto di vista dei ricordi di infanzia su questa libreria fanno sì che non ho mai la sensazione di uscire di casa, cioè o sto a casa o sto qui, ma è come se stessi a casa, che da un lato è bellissimo, Certo. dall'altro fa sì che io percepisca la libreria con la stessa responsabilità che ho nei confronti, diciamo, degli aspetti Della della mia casa. vita privata, il che non è sempre, diciamo, Beh, qualche volta è comodo. bene, no, distinguere i due No, aspetti, ma secondo me no, perché però poi no, se ami il infatti. tuo lavoro, chiunque ama il suo lavoro poi Sì, ti dice sì, dovresti tenere separato. No, non tieni no, separato, perché alle è cose dopo vero. gli vuoi bene, e quando vuoi bene alle cose Certo. non ne esci, capito? Gli vuoi bene sempre, non è che gli puoi voler bene Sì, un infatti. tot di ore al giorno. Allora, benissimo, ci hai già detto che molte delle cose che tu fai sono estremamente interessanti. Immagino che ce ne siano alcune che sono meno interessanti. Quali sono gli aspetti che ti piacciono meno di questo lavoro? Allora, gli aspetti che mi piacciono meno. Allora, è difficile a dirsi. In Eh, realtà più che gli aspetti che piacciono meno sono gli aspetti
che ti creano magari un po' di preoccupazione. Ti faccio un esatto. esempio. Sì, Con i progetti con le scuole la parte sicuramente più faticosa e noiosa è la parte burocratica, sì. perché ovviamente diciamo quelle che sono delle idee, dei progetti vanno diciamo scritti in burocratese, vanno presentati con tutte quante le cose. È un po' noiosetto, però da un certo punto di vista anche quell'aspetto lì è utile, perché nel momento in cui devi mettere le cose in burocratese o sono molto chiare nella tua testa oppure le vedi non si reggono sulle loro gambe. Quindi quello è un aspetto diciamo un pochino più faticoso, ma non direi negativo. Mh-mh. L'aspetto veramente negativo del mio lavoro è quando fai una presentazione e magari ci hai messo veramente tanto entusiasmo, l'autore è una bella persona, la casa editrice che ha pubblicato il libro sono bravi, eccetera, e poi magari quel giorno in città, che ne so, piove o si crea la sovrapposizione con un altro evento che viene messo all'ultimo momento, c'è l'inaugurazione di un marciapiede o di un negozio che dà i panini, cioè, perché poi sono queste le cose. E magari va a finire che la partecipazione che ti saresti aspettato per un'iniziativa non è quella che poi si viene a realizzare. Allora lì è un po' la Un frustrazione, pochino di perché delusione. è come se ti avessero dato buca a un appuntamento, no? Riprendendo il Guarda, discorso prima dei matrimoni. E quello a volte è un pochino faticoso, perché più che altro ti dispiace per il libro che non hai potuto far conoscere ad abbastanza persone, però ci sta, sì, è, tutti i è lavori, nel, no, è nel hanno gioco, questo stesso insomma. tipo di rischi. Senti, Sì. immagino che tu abbia conosciuto tantissimi autori, no, sono parecchi anni che lavori lì. Ne ricordi qualcuno in maniera particolare di cui ti va di Allora, parlare? guarda, di autori ne abbiamo conosciuti Lo so. tantissimi. Ti devo dire, è sempre molto bello, perché chiunque è venuto si è sempre creato, diciamo, un rapporto di gentilezza, di cortesia, di amicizia, con qualcuno veramente tanto di amicizia. Ti faccio soltanto due esempi che mi sono rimasti abbastanza nel cuore. Uno è quando è venuto a Michela Murgia. Mh-mh. Tu sai, lei è una persona, diciamo, che ha una personalità molto, molto forte. A me lei piace Marcata. tantissimo come scrive, come si approccia all'universo, cioè sono una donna tosta. E mi ha veramente fatto contenta, perché quando poi lei ha fatto la presentazione da noi, è andata bene, tutto quanto, qualche giorno dopo io le avevo mandato un messaggio per ringraziarla, come faccio sempre, insomma, dopo l'iniziativa, e lei mi ha scritto e ha scritto che insomma questa la libreria e l'atmosfera della libreria erano una delle cose che durante il tour gli era rimasta più nel cuore. Mi ha fatto piacere, perché era un periodo che lei aveva, mi diceva, anche diciamo qualche Problema personale fastidio di probabilmente, salute, sì. insomma era un tour che la stava affaticando parecchio, quindi l'idea che sia stato un momento di conforto mi ha fatto piacere. E un altro, questa però è proprio una vanteria da donna, quando è venuto Serge Latouche. Beh. Serge Latouche, che tra parentesi è uguale a Sean Connery, io non so se voi prendete una foto di Serge Latouche, è uguale a Sean Connery, che da bravo francese seduttore a un certo punto al centro di Piazza del Popolo, che è la nostra bellissima e decorativa piazza principale, mi ha preso sotto braccio e mi ha cantato la Vie Rose. E, Beh, scusate, ma dai, io questa me la appunto come una medaglia, insomma, è una personale. bellissima medaglia direi, altro che Diciamo che lui è una persona estremamente giocosa e quindi si divertiva molto a fare queste cose. E queste sono, diciamo, due piccole chicche, ma poi, insomma, di aneddoti ce ne sono immagino che ne avresti tanti. molti Tu altri. hai partecipato anche E a tante infatti. iniziative, quindi sai che di cose strane ne Ce ne succedono, sono e insomma. sono anche, no, la parte divertente poi di questo lavoro. Senti un'altra cosa, voi come librai, oltre a fare a curare una serie di iniziative in sede, spesso partecipate ad eventi all'esterno della libreria. Sono importanti per te come libraia oppure sono
un onere in più. Allora, guarda, sono importanti perché poi noi facciamo gli eventi all'esterno sono di 2 tipi. Allora, o sono delle realtà che organizzano l'evento e ci chiamano per fare il service di vendita dei libri Mh-mh. e per dare una mano un po' nell'organizzazione. E lì è sempre molto bello perché, magari hai l'occasione di, incontrare persone nuove o magari autori che tu non avevi, ehm raggiunto perché non ci avevi pensato o magari non avevi avuto occasione, grazie a questi, diciamo, collegamenti li incontri, incontri gente diversa, perché poi è ovvio che magari il pubblico che va a un evento in esterna magari non è il pubblico che frequenta la Certo. libreria, ma semplicemente perché, ecco, ti faccio un esempio, quest'estate abbiamo fatto delle iniziative ad Amandola, ci sta che cioè la persona di Amandola non è detto che abbia comodissima la libreria ad Ascoli Piceno e quindi è sempre molto divertente. Oppure sono iniziative che organizziamo noi, ma decidiamo di fare in un luogo diverso perché magari vogliamo giocare su altri aspetti, quindi magari, che ne so, stasera abbiamo una presentazione in un ristorante che è qui appena fuori Ascoli, che è una locanda che è gestita da ragazzi con disabilità, è un posto bellissimo, e loro sono dei cuochi e dei camerieri eccezionali, si mangia divinamente, abbiamo la presentazione di un bel libro, l'andiamo a fare lì perché con la scusa di presentare il libro andiamo a cena. Va bene insomma, no, poi fate Si anche può un dire, pochino di mangiamo anche noi attività librai. al ristorante, quindi è una bella cosa. Ed ecco, sono queste cose qui, insomma, si cerca di giocare d'estate, magari è bello farlo negli spazi aperti, nei giardini. Ascoli è una città piena di chiostri, di piazzette suggestive, quindi quando si può stare fuori si sta fuori, se no abbiamo la nostra saletta che insomma è Molto abbastanza accogliente come sempre. ampia e accogliente, quindi ci si sta. Senti, oltre a questi eventi, voi fate anche tutta una serie di attività di aggiornamento, sono in continuazione. Siete voi che che li scegliete, vi vengono proposti, sono interessanti, efficaci, servono, non servono? Allora guarda, noi di aggiornamenti ne facciamo tanti, ti dico, ho finito adesso ieri un corso che abbiamo fatto sul, social media management. Sono delle cose che nascono molto spesso da, le, agenzie e le associazioni di categoria. L'Associazione Italiana Librai, la Scuola Librai, Umberto Elisabetta Mauri, insomma ci sono varie realtà che lavorano per sostenere il lavoro dei librai. Sono delle cose che quando riusciamo con i tempi, con diciamo anche la possibilità di dedicarci, facciamo, anche perché il nostro lavoro è un lavoro che ha un'evoluzione molto rapida, dovendo comunicare la cultura, qualsiasi trasformazione, diciamo, all'interno del modo in cui la società si parla, deve essere nota al libraio. Abbiamo fatto il corso questa settimana, ci hanno spiegato come funziona TikTok. È stata la dimostrazione che ho scavallato, diciamo, l'adolescenza da diversi decenni, perché mi Sì. sono sentita un pesce fuor d'acqua, però almeno sappiamo che esiste TikTok, sappiamo ed è, uno degli aspetti più interessanti, perché ti rendi conto che, ogni canale, ogni possibilità che si crea è nuova. Poi ci sono magari dei corsi un po' più, legati Tecnici invece a quello magari, che no? è, la gestione economica, la gestione del catalogo, che sono un pochino più tecnici e quelli diciamo che sono lo zoccolo duro che più o meno rimane Certo. quello, perché far quadrare i conti, insomma, è una questione, diciamo, un La po' più prima no, eterna e universale. Però su queste cose di comunicazione ogni volta, anche a 6 mesi di distanza, è tutta una lezione completamente diversa, perché l'innovazione va velocissima. Senti, visto che ne parlavi, no, come vi rapportate voi con l'online, con tutti i social media che Ma girano? So che durante allora la pandemia ne avete fatto un uso, molto, Ma, ti dirò, noi li usiamo diciamo come, estensione virtuale della comunità che abbiamo cercato e che cerchiamo di tenere qui, live con le sì, persone fisiche. in libreria con le Ehm sezioni fisiche, sì. Online facciamo la stessa cosa, cioè
cerchiamo di portare quella che è il passaparola nostro, la presentazione, l'evento, l'iniziativa, la chiacchierata, il suggerimento è su questi canali. Devo dirti, abbiamo avuto come tutte le realtà del mondo con la pandemia un'accelerazione nell'uso di questi strumenti, obtorto collo perché non c'erano altri strumenti, però una cosa che è stata carina è che ci siamo resi conto che adesso, anche se siamo ritornati a fare magari, che ne so, le presentazioni dal vivo, i nostri lettori ci chiedono di fare comunque la diretta sui social, perché magari se non possono partecipare se la possono andare a recuperare dopo. Magari abbiamo tanti amici che per motivi di lavoro, famiglia, esigenze personali non vivono ad Ascoli e tu E fai uno parte, sono un diciamo, del caso. novero degli amici che consideriamo proprio la sedia è occupata è riservata per te, anche se è una sedia virtuale, purtroppo il più delle volte. Ed ecco, e quindi è una cosa che fa piacere. E poi i social sono anche molto utili perché, di librerie online ce ne sono tante, tante che fanno dei lavori bellissimi e fanno delle cose molto belle e innovative, e quindi è sempre un gran piacere come libraia poter, utilizzando i social, confrontarmi sia con gli editori che con i librai e vedere che cosa fanno loro. Il più delle volte vedi delle cose più belle che di quelle che fai tu e dici: "Okay, adesso questa te la copio", È e anche un si bel fa un modo, no, lavoro, per diciamo, trovare di nuove idee. sì. Senti, tu che promuovi, no, da libraia, no, promuovi libri e l'amore per la lettura, c'è uno strumento che ritieni più efficace degli altri per fare questo, oppure bisogna utilizzare quelli giusti al momento giusto? Ma allora guarda, uno strumento per promuovere la lettura, ma tu dici in generale a chiunque o Beh, in una. immagino ai vostri lettori innanzitutto e Ma poi allora guarda, direi che lo strumento principale per promuovere i libri è la nostra libraia Franca, che è ah, proprio uno speciale, nel senso che tu metti Franca e Franca, ti trova il Franca libro riesce a convincere allora, chiunque. se non c'ho Franca, l'idea diciamo l'estensione è il passaparola, o meglio, io ho letto un libro e te ne parlo, ma posso essere io, può essere un lettore della libreria che Certo. incontra un altro lettore, può essere un altro dei nostri librai, può essere un lettore che viene da me e mi consiglia un libro di cui non so niente, cioè è il sentimento che accompagna il racconto del libro. È quella, diciamo, energia che senti quando la persona che ti parla di quel libro lo ha letto e lo ha veramente amato. Quella è una roba che non si riesce a passare in altro modo. Ti faccio un esempio: noi diciamo sempre che il miglior promotore del libro non è tanto l'autore che ha scritto il libro, quanto il direttore editoriale o l'editor che ha curato quel libro per la pubblicazione. Perché molto spesso l'autore ha scritto un libro, ma ha un rapporto, diciamo, genitoriale con il Sì. libro, quindi ne vede i pregi, ne vede i difetti, ne vede le difficoltà. L'editor, che tipicamente è la persona che prende questo libro, questo scritto, e lo trasforma in un libro da pubblicare, ha invece un rapporto erotico con il libro, perché del libro si è innamorato, ha deciso di pubblicarlo e in qualche modo ci ha anche giocato, perché ci ha fatto una scommessa che il più delle volte per la casa editrice è anche una scommessa economica impegnativa. Ecco, quel tipo di spirito lì, della persona che è stata sedotta e in qualche modo vuole sedurti, è la cosa che funziona meglio. Io ho Beh, avuto guarda, occasione di era quello che io ascoltare. facevo con i miei studenti. Se proponevo un libro che a me era piaciuto molto, sicuramente riuscivo a coinvolgerli. Se era qualcosa che io non apprezzavo, difficilmente mi venivano dietro, quindi condivido. Senti, immagino che da libraia tu sia anche lettrice, no? Sì, sì. Ecco, allora, due cose voglio chiederti. Uno, se c'è stato un libro in particolare che è stato un libro di svolta per te, che ha segnato un momento. Ok. Ecco. E poi l'altro Allora, invece è il famoso libro di conforto, no? È quello a cui uno ricorre allora, nei momenti in cui ti direi si ha che bisogno. come libro, diciamo,
Io li chiamo di svolta, ma insomma. Fahrenheit Ah, 451. ok. Devi diventare l'uomo libro per salvare un libro dalla distruzione. Eleonora, che libro scegli? Il Maestro e Margherita. Oh. Me lo imparo a memoria, anche il russo se serve, me lo imparo a memoria, non c'è problema. E quello diciamo che è un po' il libro totem della svolta, forse perché l'ho letto quando Quando l'hai facevo letto, Eleonora? l'università. Eh. Facevo i primi anni d'università, quindi era diventato poi il libro, sai, di quelle robe da cineforum, dibattito tra giovani matricole di Chi te filosofia. l'ha fatto scoprire? Un amico, Mhm. un amico all'università, quindi è stato proprio. E questa persona un giorno è arrivata in facoltà stravolta perché era tipo 3 giorni che non dormiva per finire questo libro, sai, quando uno ti arriva in quelle condizioni dici no vabbè lo devo Bisogna leggere leggerlo. io. E invece un libro di conforto, allora sul libro di conforto sono un po' indecisa Mhm. perché ce ne sono tanti. Sì. Mhmm, Sicuramente tanti, però, Uno a cui eh, ritorni, che leggi, rileggi, ti senti bene allora quando lo leggi. il libro a questo punto dovrei è complicata perché allora da un lato ti vorrei ma sì, andiamo sul classico. Il libro di conforto sono le opere di Shakespeare, Okay, perché sì. appartengono al novero di quelle cose che ho almeno, boh, non lo so, 3-4 edizioni delle varie cose. L'ho acquistato in versione usata, in traduzione anche di lingue che non conoscevo. Sono proprio una grande appassionata. Ed è un libro di conforto perché è proprio anche di conforto perché i volumi che ho, in particolare di alcune delle tragedie e delle commedie, sono dei volumi che mi porto dietro da più di 20 anni, quindi c'hanno, capito, anche quella sorta di Quindi anche fisicamente stratificazione hanno dei un bigliettini infilati dentro, degli appunti, delle sottolineature, delle pagine piegate magari, no, quando trovavi una cosa ed eri più ragazzino. E quindi è proprio non solo il libro di conforto come contenuto, ma anche come contenitore, perché c'ha proprio quella patina del tempo che del passa, vissuto, insomma. no, che uno Sì, ritrova. è vissuto. Va bene Eleonora, ti ringrazio, è stata una chiacchierata piacevolissima e credo molto Grazie. istruttiva per tutti quanti. Ti ringrazio Maria Teresa e davvero